Ciao a tutti, bentornati e bentornate sul canale. Oggi un video un po' particolare. Infatti siamo qui con un ospite, Giovanni Laganà, Software Engineer in The Fork. Un programmatore, uno sviluppatore davvero coi fiocchi. Giovanni, grazie mille di essere qui. Grazie a te. Allora, come sai, ci tenevo a fare 4 chiacchiere con te su un argomento che capita sempre più spesso nei commenti sotto ai video. Soprattutto quando parlo di creare applicazioni, creare siti web utilizzando appunto l'intelligenza artificiale, moltissimi sviluppatori, ma anche moltissimi studenti mi scrivono: cavolo Antonio, però se con l'intelligenza artificiale si possono già fare queste app, queste cose, tra 5 anni come sarà il mercato del lavoro? Cioè io programmatore avrò ancora dello spazio o peggio ancora io studente riuscirò a fare il lavoro per cui ho studiato? E quindi vorrei affrontare un po' quest'argomento, sviscerare quest'argomento dell'intelligenza artificiale che ruba il lavoro ai programmatori. E la prima domanda che voglio farti è: com'era il tuo lavoro prima di ChatGPT? Che cos'è che era diverso rispetto ad oggi? Allora, il mio lavoro era decisamente diverso fino a pochissimo tempo fa. Negli ultimi anni stiamo assistendo a un sacco di novità, un sacco di cose che stanno inevitabilmente cambiando il modo di lavorare del programmatore, certo. Quindi fino a poco tempo fa il mio lavoro consisteva nel risolvere tutti i giorni dei problemi, quindi penso che sia un classico per un programmatore. Ogni giorno c'è una lista di problemi e quello che deve fare è andare a trovare una soluzione. E quindi fino a poco tempo fa il mio lavoro era proprio a livello operativo di ricerca su internet, su web, andare a cercare la soluzione che potesse fare al caso mio. Quindi c'erano vari siti che potevo usare, YouTube banalmente per dei tutorial o la documentazione di alcune librerie, ma soprattutto Stack Overflow. Stack Overflow è un sito che, per chi non lo conoscesse, è come se fosse un forum, un sito dove poter aprire delle discussioni, delle domande di fatto A tema programmazione. a tema specificatamente di programmazione, esatto, e quindi sperare di andare a ricevere le risposte di esperti o comunque persone che avessero affrontato il tuo problema e comunque fatto così, no? Di botta e risposta tra le persone. E quindi quello che accadeva è che fino a poco tempo fa il mio lavoro era andare a cercare su Stack Overflow la domanda più simile al problema che stavo cercando di risolvere io. Quindi se ero fortunato la trovavo. Se non ero fortunato dovevo andare io a creare questa domanda, questa thread. Questo significa dover aspettare che arrivino risposte utili, e qualora la risposta poi non fosse nemmeno finale risolutoria, dovevo iterare e andare a cercare. No, però il mio problema in realtà è... Esatto, adesso invece ho quest'altro errore ancora. Quindi il processo era piuttosto lungo, faticoso, certo, fatto di trial and error, quindi dovevo andare a sbagliare e poi trovare eventualmente la soluzione. Questo processo era molto costoso in termini di energia e tempo, però alla fin fine mi permetteva di imparare tante cose. Quindi magari non era immediato, non era visibile questa cosa, però anche le cose che imparavi nel mentre, che non ti tornavano subito utili, perché no, potevano tornare utili in un altro momento, in un altro problema. Certo, mi leggo 50 risposte, nessuna mi risolve il problema, però comunque 50 concetti li ho portati a casa, li ho capiti. Esatto. Però diciamo che venendo al presente tutto ciò è andato cambiando radicalmente, perché nel momento in cui ChatGPT e in generale l'intelligenza artificiale si sono diffuse così tanto, allora Stack Overflow è diventato secondario, perché certo, il problema che ti permetteva di risolvere andando a cercare le domande, ChatGPT te lo risolve in tempo zero. Cioè molto più veloce, certo, non devo più aspettare una settimana che qualcuno risponda. E poi non so tu, ma io avevo questa fortuna sfacciata. L'unica risposta che ricevevo dopo una settimana era: ah sì, anch'io ho avuto questo stesso problema, non so risolverlo. Cioè, grazie. E quindi la risposta era più un tipo: mi aggrego anche io al problema. Voglio avere anch'io se qualcuno... Esatto. Seguo il thread, vediamo se qualcuno risponde. Esatto, invece su ChatGPT cosa fai? Fai la domanda e ricevi una risposta immediata,
E diciamo che così facendo hai abbattuto completamente i tempi che Stack Overflow invece inevitabilmente ti creava. Poi un altro grosso vantaggio è che a ChatGPT dai il tuo codice, il tuo errore, e quindi non è che devi poi adattare la soluzione al tuo caso specifico, ma direttamente la soluzione è per il tuo caso specifico. Esatto, da una parte abbiamo abbattuto i tempi, ma dall'altra abbiamo ottenuto una risposta personalizzata a quello che mi serviva in quel momento. Quindi sì, esatto, non c'è quella fase di adattamento del codice che il tizio X aveva mostrato su Stack Overflow, ma il codice fa esattamente al caso mio ed è quello che posso già immettere presumibilmente nel mio codice. Quindi diciamo risparmi tempo e lo risparmi 2 volte. Sì. Ma infatti proprio parlando di Stack Overflow sono diventati famosi questi grafici in cui si mostra come è calato l'utilizzo di Stack Overflow da quando esiste ChatGPT, perché ormai il programmatore chiede all'intelligenza artificiale e non più ad altri esperti, anche perché se io a ChatGPT scrivo alle 2 di notte, lei risponde. Se scrivo a te alle 2 di notte, tu mi mandi a quel paese, giustamente. Quindi una grande comodità da questo punto di vista. Però mi è piaciuta anche la tua riflessione. Effettivamente prima leggevo 50 cose, quindi imparavo 50 cose, adesso vado dritto al punto, insomma. Sì, questa cosa fa un po' riflettere, perché i processi che ti permettono di sbagliare alla fine ti costringono ad imparare. Imparare, vero? E quindi in realtà se da una parte ottieni rapidamente la soluzione al tuo problema, la risposta al tuo problema con l'intelligenza artificiale, dall'altra ti stai privando di quella fase di apprendimento che invece prima ti portavi a casa. Certo. Sono molto d'accordo. Poi a un certo punto arriva il 2019, esce ChatGPT, serve un attimo perché insomma l'intelligenza artificiale si assesti, diventi qualcosa di davvero interessante per i programmatori. Oggi ChatGPT scrive codice, lo scrive bene. Se non è ChatGPT è Claude, insomma, l'intelligenza artificiale scrive codice bene e quindi oggi immagino utilizzerai l'intelligenza artificiale nel tuo lavoro. Tantissimo. Ci sono 3 principali utilizzi che oggi faccio di ChatGPT, ma in generale l'intelligenza artificiale. Il primo è esattamente un po' la sostituzione di quello che facevo su Stack Overflow. Non pongo più una domanda sul sito sulla discussione, ma per lo più vado a porre la mia domanda a ChatGPT, prendo un pezzo di codice che magari non capisco cosa fa o che non si sta comportando come vorrei, oppure sto cercando il modo per fare una cosa, allora chiedo direttamente a ChatGPT come posso fare questa cosa in Java, Python, eccetera. E la risposta che ottengo è chiaramente fantastica, molto veloce e benissimo. Però il secondo utilizzo che faccio dell'intelligenza artificiale è, se vuoi, esula un po' di più dal linguaggio di programmazione. È più, se vuoi, di ragionamento. Quindi utilizzo l'AI per ragionare, fare brainstorming, un po' come se ci fosse di fianco a me un collega con cui voglio ragionare sulle decisioni che voglio prendere. Questo mi aiuta tantissimo quando magari mi trovo di fronte a un progetto e devo pensare ai pro e ai contro, utilizzando JavaScript piuttosto che un altro linguaggio di programmazione. E ChatGPT è fenomenale in questo, ti aiuta a stilare molto bene gli scenari che diciamo avresti scegliendo una cosa piuttosto che l'altra. Il terzo utilizzo che faccio invece, se vuoi, è per tutta quelle serie di attività che sono noiose, ripetitive, meccaniche, che nell'attività di programmazione si presentano all'ordine del giorno. Ad esempio, una cosa che pensavo anni fa facevo regolarmente con copia e incolla era, fornire una lista di istruzioni che però variavano di pochissimo tra una riga e l'altra. E allora cosa facevo? Prendevo la prima riga, copiavo e incollavo, variavo il testo di pochissimo. Poi ripetevo il processo per n volte. 100 righe tutte uguali, cambia soltanto una parola. Prima ci perdevi mezz'ora, adesso... Sì, ecco, esatto, perdevi tanto tempo. Adesso invece l'intelligenza artificiale, se glielo spieghi cosa stai cercando di fare, è molto rapida nel darti il risultato completo. Quindi alla fine copia e incolla. Parli un sacco di tempo
e peraltro risparmi un sacco di tempo in un'attività dove diciamo il valore aggiunto che tu stai dando è praticamente nullo, cioè chiunque potrebbe fare 100 copia e incolla, ci metto là un bambino, gli spiego come fare. Lavoro scimmia, è sempre passato alla storia come lavoro scimmia, tutta quella serie di attività che sono molto ripetitive. È un po' una rottura, insomma, cioè non è che sei felice di farle, le fai perché vanno fatte? Sì, perché in quel momento ti serve avere quel codice scritto in quella maniera. E mi aggancio a questo perché in realtà su questo fronte, il terzo utilizzo che faccio delle AI, ci sono state un po' delle novità al riguardo, ad esempio GitHub Copilot, sì, insieme al suo competitor attuale che è Cursor, sì, sono tecnologie che in realtà non vivono nemmeno su un sito web come ChatGPT o OpenAI, sì, ma vivono direttamente sull'ambiente di sviluppo del programmatore e quello che fanno è completare il codice che lo sviluppatore sta scrivendo, intuendo quello che sta cercando di fare, Ok, e suggerendo in automatico il resto del codice, un po' come il T9 di una volta, solo che anziché suggerirti la prossima parola ti suggerisce il resto della frase, il resto del codice, l'intero blocco di codice. Sì, questa cosa è fenomenale e oggettivamente è di grande aiuto, velocizza tantissimo. Quindi comunque vi ho detto, ad oggi tu utilizzi ChatGPT o in generale le AI per scrittura e comprensione di codice, ragionamenti e compiti noiosi per i quali siamo anche felici, insomma, di essere sostituiti. Sì. Se tu dovessi dare una percentuale, quindi considerando tutto quanto quello che tu fai nella giornata, avrai anche altre cose oltre a scrivere codice, avrai, non so, i meeting, l'organizzazione del lavoro e quant'altro. Ad oggi, l'intelligenza artificiale, che percentuale del tuo lavoro sarebbe in grado di fare se tu la utilizzassi ovunque possibile? Allora, questa percentuale include o esclude Copilot, Cursor, questi strumenti? Allora, include qualsiasi strumento di intelligenza artificiale che puoi utilizzare con facilità, insomma. Allora, ti risponderò con una percentuale piuttosto alta. Io ti direi anche il 30% del mio lavoro viene fatto con il supporto dell'intelligenza artificiale. È un problema? Secondo me no, perché di fatto quello che sto facendo con quel 30% non è sostituire il mio lavoro, ma è potenziarlo, utilizzare uno strumento a mio vantaggio per velocizzare quel 30% del mio lavoro. Ok, quindi diciamo che comunque le cose dove l'AI ti sostituisce sono cose che sei felice di levarti di mezzo, no? Sì, ok, quei compiti noiosi e ripetitivi a cui accennavamo prima. Ok, quindi insomma abbiamo visto il passato, che era un passato fatto di attese, anche di speranze che qualcuno avesse avuto il tuo stesso errore, il tuo stesso problema. Abbiamo visto il presente, che appunto è questa situazione in cui l'AI ti aiuta sui compiti noiosi. Prima di fare questa chiacchierata, io ti ho inviato delle cose. Praticamente, facendo diciamo un recap di quello che è successo, qualche settimana fa sul canale io ho portato un video in cui creavo un'applicazione da zero utilizzando soltanto l'intelligenza artificiale, ma intendo l'intera applicazione, cioè l'idea l'ha trovata l'AI, il logo l'ha fatto l'AI, il nome, il codice, tutto quanto ha fatto l'AI. Il mio intervento è stato davvero minimo, mi sono messo nei panni di una persona che vuole creare appunto un'app senza però avere esperienza. Che cosa faceva quest'app? In realtà era abbastanza semplice, però comunque utile. Era pensata per gli studenti, si aveva la possibilità di caricare un file in PDF, magari con gli appunti, il file di un libro e quant'altro, e quello che succedeva molto semplicemente è che quest'app, utilizzando l'AI, ti creava un quiz, domande a crocette che tu potevi utilizzare per andare poi a, insomma, vedere se avevi memorizzato, testare la tua conoscenza e quant'altro. Ho preso tutto quanto il codice, l'ho inviato al povero Giovanni che se l'ha letto tutto e volevo quindi chiederti una tua opinione su questa applicazione che ho fatto mettendomi proprio nei panni, no, il programmatore è stato sostituito dall'intelligenza artificiale e ha creato quest'app, l'intelligenza artificiale. Allora, la mia opinione, quell'app di fatto era molto carina intanto perché cercava di generare dei quiz a partire da dei file PDF. E allora proviamo a distinguere aspetti positivi e negativi di quell'applicazione, generata così, fatta in quel modo.
Aspetti positivi. Sicuramente in un tempo ridicolo hai ottenuto un esempio di come la tua idea che avevi in testa, in un paio di giorni hai potuto vedere come potesse manifestarsi, essere un'applicazione reale. Ha preso forma. Sai, magari anche nel momento in cui la vedi inizi a pensare ok, non avevo pensato a questa cosa, finché non la vedi non te ne rendi conto. E quindi l'intelligenza artificiale è stata fenomenale in questo, ha realizzato un'applicazione funzionante in un tempo velocissimo e non si può dire nulla al riguardo. Il secondo aspetto positivo è, se vogliamo, l'esaustività con cui l'intelligenza artificiale ha saputo gestire i comportamenti imprevisti dell'utente quando interagiva con l'applicazione. Ad esempio, l'applicazione doveva prendere dei file, cioè generare dei quiz, però era possibile che l'utente potesse schiacciare il bottone genera senza aver precedentemente creato file. Allora, qua normalmente ci sono due scuole di pensiero, disabilitare il bottone oppure lasciarlo abilitato ma mostrare un messaggio di cortesia. Ecco che, se devo dirla tutta, l'intelligenza artificiale è stata molto esaustiva nel pensare a tutte le casistiche, tutti gli scenari possibili e prevedere un messaggio di cortesia, di errore da mostrare all'utente dicendogli no, questa cosa che stai facendo è imprevista, non puoi farla. Cioè, quindi insomma ti guidava, non si rompeva, cioè qualcosa di stabile come applicazione. Sì, avrebbe potuto limitarsi a fare l'applicazione dritta senza quello che noi definiamo l'happy path, quindi tutto a posto, tutto funziona come previsto. No, ha fatto anche una certa, con un buon grado di precisione, tutte queste casistiche. Ok, bello. Il terzo aspetto positivo è che comunque ha realizzato una funzionalità per nulla banale, che è quella dello storico. Ah, sì. La tua applicazione non chiedeva semplicemente di generare dei quiz in qualsiasi momento, ma anche di mostrare i quiz passati, quelli generati precedentemente. Se io ieri ho creato un quiz, oggi lo voglio rifare, ho la possibilità di rifarlo. Sì, non lo vuoi perdere. Sì, esatto. E quindi per realizzare questo tipo di funzionalità normalmente servirebbe qualcosa di un po' più di complesso. Un database almeno, insomma. Esatto. E l'intelligenza artificiale ha saputo trovare una maniera per implementare lo storico senza l'utilizzo di un database, perché tu non avevi un database, assolutamente no. Però è notevole il fatto che abbia saputo prendere un po' questa decisione che era quella più logica per il progetto e l'ha implementata in una maniera notevole. Sì, praticamente ciò che ha fatto l'applicazione è stato utilizzare SQLite, che sostanzialmente ti salva tutto quanto quello che hai bisogno di salvare all'interno di un file, quindi non hai un database. Quindi insomma, applicazione che fatta bene, però con dei degli aspetti negativi, sì, immagino. Sebbene ci siano stati questi tre aspetti positivi che ho individuato, ce ne sono altrettanti negativi. Ok. Il primo è che l'applicazione, per quanto mi riguarda, non gestiva bene in maniera ordinata il codice. La maggior parte del codice stava all'interno dello stesso file. Ok. E quindi questo diventa un problema nel momento in cui più persone devono intervenire e collaborare su quel codice. Essenzialmente, in un'organizzazione il codice deve essere strutturato in una maniera tale per cui sia facile orientarsi, cambiare qualcosa, capire cosa è stato scritto. Certo, deve essere comprensibile, perché sennò sì, quindi di per sé il codice era anche leggibile, le variabili tutte erano scritte in maniera chiara, però l'organizzazione del codice lasciava un po' a desiderare. Ok. La seconda cosa è che è un po' un grosso problema, mancavano dei test automatici. Ah, ok, certo. I test automatici sono quella parte di codice che si deve occupare di controllare che il comportamento dell'applicazione sia quello previsto, quello atteso. E mancando i test, di solito diventa più difficile poi modificare il comportamento, far evolvere il comportamento del codice. Certo. Perché magari non ti accorgi che hai rotto precedentemente quello che... Cioè, aggiungo una cosa, sistemo una cosa, ma ne rompo un'altra e poi mi devo fare a mano tutti quanti i test
Sarebbe scomodissimo. Esatto. E il terzo aspetto negativo che avevo individuato era un po' nei limiti del framework che aveva scelto. Ah sì, Ad esempio, la grafica non poteva essere accattivante. ho scelto qualcosa di un pochino troppo limitante da quel punto di vista. Sì, se vuoi, questo era un po' il risultato della decisione che aveva preso. Questo tu mi hai detto che l'applicazione non sei dovuto intervenire in maniera zero. attiva. Magari se avessi intercettato prima questa cosa, avresti potuto fermare l'intelligenza artificiale e dire no, guarda, a me mi interessa avere i bottoni che posso personalizzare del volto, ecco, e quindi avresti potuto... Sì, perché alla fine ha creato un'applicazione in Streamlit che comunque non è un framework tanto pensato per creare applicazioni, ma più che altro per delle pipeline dati e quant'altro. Sì, di solito quel framework viene utilizzato per dare degli esempi, delle visualizzazioni ai dati che servono per mostrare ad esempio grafici, cioè statistiche. Infatti anche io mi aspettavo magari, non so, React, qualcosa di adatto, no, al sviluppo di applicazioni, invece no. Insomma, scelta dell'intelligenza artificiale che, ripeto, mettendomi nei panni di chi non sa nulla di programmazione e quant'altro, io ho fatto fare tutto quanto a lei. Sì, non si accorge di questo problema subito. Si accorge alla fine quando non può magari modificare il bottone come vorrebbe. No, certo, però a quel punto diventa, diciamo, un po' un problema. Quindi, diciamo, volendo fare un riassunto, opinione generale su questa applicazione? Sì. Allora, stupefacente, nel senso che, come dicevo, la velocità, la funzionalità effettivamente realizzata. Secondo me hai realizzato un ottimo prototipo. Avevi un'idea in testa, un paio di giorni, hai ottenuto una dimostrazione che poi magari puoi anche mostrare a eventuali persone interessate al tuo progetto, capito, senza dover necessariamente avere delle competenze. Quindi questa è la parte un po' più, secondo me, geniale di tutto questo. Però non è un'applicazione che realisticamente puoi lanciare su internet, cioè a larga scala. Sì, a questa cosa io ci ho pensato quando ho visto che il database era un file. Quindi un conto se devo utilizzarla soltanto io. A me la faccio andare bene così, perché alla fine, diciamo, il suo lo fa. Però se devo pensare a 10.000, 100.000, 1 milione di utenti, utilizzare un file come database magari non è il massimo. Quello che dici tu è corretto, abbiamo di fatto creato un prototipo, un MVP, che abbiamo la possibilità però comunque di mostrare magari a un potenziale investitore. Posso andare magari da un collega e dire oh, guarda, io ho in mente questa cosa, te la faccio vedere, ti mostro un po' il potenziale di una cosa che magari, non so, a parole fartela immaginare è complessa, no? Quindi diciamo l'intelligenza artificiale arriva, ma arriva fino a un certo punto, quindi arriva al prototipo e non arriva invece all'applicazione che posso commercializzare. Ripeto, partendo dal presupposto che questa intelligenza artificiale venga utilizzata da una persona che non sa nulla di programmazione. Perché è chiaro che se io invece avessi messo anche le mie conoscenze, quell'applicazione usciva bene, usciva meglio comunque. Sì, ti direi di sì. Nulla toglie però che se poi in un secondo momento hai bisogno di far evolvere questa applicazione, dobbiamo un po' capire come puoi farlo, cioè cosa fai? Vai a riutilizzare l'intelligenza artificiale, però devi trovare un modo per mostrare tutto il codice che hai generato, oppure chiedere a un programmatore di intervenire. Certo. Quindi abbiamo visto il passato, quindi l'epoca avanti ChatGPT, fatto di lunghe attese, ma comunque attese che ti permettevano di imparare con Stack Overflow e quant'altro. Sì. Abbiamo visto la situazione attuale. Arriviamo quindi insomma alla vera domanda, no? Dietro questa chiacchierata. Come vedi il futuro? Quindi pensi che in futuro l'intelligenza artificiale potrebbe effettivamente sostituirti nel tuo lavoro? Se sì, perché? Se no, perché? No, Ok. Ho un'opinione abbastanza ottimistica al riguardo e cercherò di convincerti che abbia senso fare così. Uno scontro, quindi tu dici no, non sostituirà, io invece, io la penso quasi come te, però faccio finta di dire secondo me verremo rimpiazzati. Va bene. Allora, io vedo sicuramente un futuro anche prossimo in cui la figura del programmatore cambierà, o cambierà radicalmente.
e magari cambierà anche la domanda di sviluppatori che ci sarà dalle aziende. Ok, sono d'accordo. Ma non penso che arriveremo al punto in cui saremo costretti a rimpiazzare e sostituire l'essere umano, il programmatore, con l'intelligenza artificiale. Cioè, al 100%. Perché questo? Perché oggi se pensiamo a dei task molto semplici come, che so, sviluppare quel pezzo di codice che mi controlla se il numero è primo. Lì c'è una ricetta matematica molto semplice, molto dritta, oggettiva. ChatGPT è il migliore programmatore al mondo che ti può fare questo software ed è indiscutibile, sì. Nel momento in cui però andiamo a pensare ai problemi più complessi, quindi andiamo a prendere la nostra lente di ingrandimento e la facciamo allontanare sempre di più e prendere una fetta di codice sempre più grande, ok? Le applicazioni reali di oggi sono molto complesse. Non sono chiaramente isolabili, circoscrivibili a un set di istruzioni come controlla che il numero è primo. Ok, certo, il codice è molto più complesso. È molto più complesso e spesso coinvolge la comunicazione di più componenti tra di loro. Certo. Ad esempio, noi abbiamo parlato del database prima. Se ci fosse stato un database, avremmo dovuto pensare a tutta quella logica che comunica con il database. Certo. Il database tipicamente può vivere, diciamo, su un servizio completamente diverso da quello su cui gira l'applicativo. Quindi si introducono delle complessità che vanno gestite in qualche modo, e non è nemmeno l'unica. Ci possono essere un sacco di servizi esterni che puoi dover gestire, ad esempio le mappe di Google, se vuoi avere le mappe all'interno della tua applicazione. E quindi cosa succede? Che abbiamo da una parte quel set di problemi che possono arrivare dal puro codice, quindi se c'è un problema sintattico, cioè il codice contiene un errore. Certo, quindi non gira nemmeno. E questo è anche prevedibile, se vuoi, in un certo senso, e quindi l'intelligenza artificiale sulla carta ha qualche carta in più per aiutarci o sostituire. Esatto. Però comunque non scordiamoci che dobbiamo trovare una maniera, e oggi a me sembra non fattibile, trovare una maniera per dare tutto il contesto del codice che è già presente. Cioè, una cosa che ti dico è, ok, supponiamo che un domani tutte le aziende del mondo decidono che gli esseri umani non sono più utili al lavoro di programmazione. Mettiamo l'intelligenza artificiale. Ovunque. A quel punto, comunque, ci sarebbe un problema da risolvere. Tutto il codice scritto fino a quel momento dagli esseri umani dovrebbe essere dato in qualche modo in pasto alle intelligenze artificiali, ok? E la domanda che ti pongo è: come facciamo a trovare una maniera che semplifica così tanto, che riesce a dare effettivamente in pasto una mole di codice così grande e così complessa? Ok, sì, sono molto d'accordo. Allora, mi piacciono, ci sono due, diciamo, problemi che hai sollevato che mi hanno convinto. Il primo, effettivamente, tu ad oggi, quando scrivi del codice, cioè modifichi tipo un file in mezzo ad altri 500 file. Il problema è che però quando tu chiedi all'intelligenza artificiale, tu, insomma, gli basti il tuo pezzettino di codice, ma lei non è che sa che cosa c'è negli altri 500 file, non è che sa che cosa hanno fatto i tuoi colleghi, perché l'hanno fatto così. E quindi è una situazione molto diversa tipo dalla mia creazione dell'app, perché nel mio caso io partivo da zero, un foglio bianco, quindi l'intelligenza artificiale ha fatto tutto quanto lei, e a quel punto no, è facile, perché fa tutto quanto lei, sa che cosa sta facendo, non ci sono, diciamo, delle cose che non conosce. E la seconda cosa, secondo me, corretta che hai detto è che giustamente io ho il codice, il database, le API, i servizi esterni e quant'altro. Se io modifico, magari, se io chiedo ok, modificami questo codice, però poi devo andare a modificare il database, magari devo aggiungere un ruolo, no? Il ruolo di amministratore che ti permette di fare questo e quest'altro. E quindi o hai tipo una grande intelligenza artificiale che sorveglia tutto, quindi ti sorveglia Snowflake per il database, AWS per, non lo so, quello che vuoi tu, ti sorveglia il tuo codice, oppure dovresti avere tante intelligenze artificiali che però comunicano tra di loro. Esatto. E sarebbe complicatissimo. Come fanno a comunicare tra di loro? Avrebbero comunque bisogno di una parte di implementazione o comunque qualcuno che va a orchestrare, gestisca la comunicazione. Sì. E qui però
mi aggancio all'altro grande problema, il set di cose che dovrebbe risolvere l'intelligenza artificiale, e cioè che alcuni problemi non dipendono in sé dal codice, dalla sintassi, da come è scritto. Ok. Il codice può anche essere scritto bene, fatto correttamente, ma in realtà possono arrivare dei fattori esterni che vanno magari a non funzionare più. Quindi prendiamo le mappe di Google. Se domani Google, e speriamo di no, ma Salutiamo Google. dovesse andare giù e quindi le mappe non dovessero funzionare, Certo. cosa possiamo fare? Allora, il codice può trovare dei modi di mitigare il problema e mostrare, che so, qualcosa al posto delle mappe e dire al momento il servizio non funziona. Ok. Però se poi quel servizio a lungo termine non si ripiglia più, per farla breve, Certo. cosa facciamo? Chi è che si accorge di questa cosa? Chi è che allerta l'intelligenza artificiale che deve modificare il codice? Il codice è scritto correttamente, Ah, quindi l'intelligenza artificiale non lo vede l'errore, perché dice, oh, codice secondo me è corretto. a meno che l'intelligenza artificiale ha la capacità di muoversi nel mondo reale. Dovrebbe utilizzare l'applicazione di Roma qua perché non c'è la mappa che mi... O dovrebbe, esatto, o comunque dovrebbe monitorare tutta quella serie di cose che i programmatori monitorano, tipo i log, Ok. osservare che ci sono problemi che arrivano, che Ok. trend, pattern si verificano e andare a intervenire, a reagire al problema. Questo ad oggi l'intelligenza artificiale non lo può fare solo a fronte di un input in cui un supervisore, diciamo, controlla queste cose e allerta l'intelligenza artificiale. Ok. Adesso tu, diciamo, hai fatto l'avvocato della difesa, cioè hai detto perché i programmatori dovrebbero stare tranquilli. Io faccio il gioco opposto, perché invece secondo me dovrebbero preoccuparsi. Detto che anch'io faccio parte di questa categoria, quindi insomma non gioco a mio favore, però io ti dico questo, che secondo me ad oggi il lavoro che prima facevano 2 figure junior, adesso riesce a farlo una sola figura junior che utilizza ChatGPT. E questo già significa che dove prima assumevo 2 persone, adesso ne assumo una. E quindi chiaramente se ho un junior, poi avrò una persona che diventa mid, una persona che diventa senior, mentre invece prima magari ne avevo 2 che avevano la possibilità di fare esperienza. E quindi se prima magari io ero tranquillo a essere magari, non so, in università con altri 100 aspiranti programmatori, perché tutti e 100 avremmo trovato lavoro, adesso dico ok, so che 50 trovano lavoro e 50 invece no. Sì, mi trovi d'accordo. Questo secondo me fa parte di quell'inevitabile variazione che ci sarà della domanda. Quindi se è vero che siamo sviluppatori che hanno tra le mani uno strumento che permette di potenziare il nostro lavoro, allora è altrettanto vero che potremo fare il nostro lavoro in maniera sempre più efficiente. E quindi sarà inevitabile che accada quello che dici tu, cioè uno sviluppatore junior sarà in grado di fare il lavoro che prima facevano 2 sviluppatori junior. Quindi sicuramente potrà accadere, mi aspetto che accada, che la richiesta, l'esigenza di programmatori, la forza lavoro cambi. Ok. Non mi aspetto che si azzeri, mi aspetto che possa variare per l'appunto. Però questo fa riflettere, perché l'altro punto è come fa uno sviluppatore junior con tutta questa strumentazione a sua disposizione a maturare dell'esperienza. Come fa se gli abbiamo tolto quel processo di trial and error che descrivevamo prima? Come fa, se non gli concediamo più di sbagliare, come può accumulare esperienza? Certo. Allora, anche qui secondo me non tutto è perduto. Dobbiamo probabilmente rimodulare in qualche modo la maniera in cui un junior può crescere. Certo. L'esempio che mi viene in questo momento è di esercizi di matematica che magari alle superiori, all'università facevi e allora avevi la soluzione del risultato subito. Ok. E allora quello che ti suggerivano di fare era di non guardare la soluzione subito. No, allora che sennò non stai imparando, Non ti stai sforzando di sbagliare, di trovare poi la soluzione, ma stai più che altro cercando di arrivare a quello che sai già essere il risultato corretto. Ok, che soprattutto nel mondo del lavoro delle volte non è che tu devi arrivare a un risultato corretto, cioè delle volte tu dici ok, questa qua è la situazione,
cosa mi invento, che cosa faccio per migliorare, però non è che c'è uno che dice bravo, hai indovinato che cosa mi aspettavo da te. Esatto, cioè ci sono un po' queste due casistiche, se vuoi. A volte il risultato corretto è la cosa che vuoi, a volte invece no, c'è bisogno di fare non tanto la cosa coi fiocchi, bellissima, fatta bene, ma serve più che altro rispondere il più velocemente possibile alla priorità, alle esigenze che hai in quel momento. Ok. Ma allora, tornando al discorso del junior, io credo che ovviamente non ho la sfera di cristallo e per me non è semplice prevedere quale sarà il modo ottimale per far crescere uno sviluppatore inesperto. Però sicuramente bisognerà trovare la giusta parsimonia con cui utilizzare l'intelligenza artificiale, perché comunque c'è bisogno che il junior sbagli, cioè c'è bisogno che sbagli per poter apprendere. Sono molto d'accordo. E quindi maturare l'esperienza necessaria per diventare il senior che poi ci serve. Certo, sono molto d'accordo anche in questo caso. Infatti la cosa a cui stavo pensando è, secondo me, ottimo il fatto che il junior non debba più perdere tempo con quelle cose tipo mi faccio 100 copia e incolla bla bla bla, ti faccio risparmiare tempo e ti concentri davvero a capire magari una cosa in più sull'architettura, perché queste tabelle è meglio organizzarle così piuttosto che cos'ha, perché sennò poi c'hai il problema, così via. Magari, sai, se all'apparenza l'intelligenza artificiale dà l'impressione di non far programmare più e quindi dirai ok, il junior non sa più programmare, però magari dall'altra invece ti sviluppa delle capacità più a livello architetturale, più a livello più ad alto livello, quindi andare a ragionare su la parte un po' più astratta del problema, che è quella dove è più difficile poi sostituire l'essere umano, perché sì, magari l'intelligenza artificiale riuscirebbe anche a farlo quel ragionamento, però dovresti spiegargli talmente tanto contesto che dice, ma sai, faccio io. Forse faccio prima, posta di meno, costa anche di meno. Ma proprio da un punto di vista di costo, anche se non è economico-monetario, in realtà mi può convenire di più invece avere persone che collaborano ancora in un'azienda e insomma trasferiscono il loro know-how in questa maniera. Certo. Allora, queste cose diciamo tutte quante molto interessanti, però io ti dico, di nuovo facendo l'avvocato del diavolo, che il CEO di Nvidia ha detto che secondo lui i programmatori spariranno. Ma capisco perché Nvidia abbia l'esigenza di comunicare in questa maniera. Okay. Alla fin fine Nvidia sta facendo i miliardi con l'intelligenza artificiale, vero? Se ci pensi, Nvidia è stata una società che disponeva già delle GPU, e le GPU sono molto performanti a fare calcolo matriciale e le matrici sono oggi utilizzatissime per le reti neurali, intelligenza artificiale. Quindi diciamo un po' quel solito discorso che questa domanda dovresti farla a chi ci perde di più a dirti la verità, perché invece nel caso di Nvidia, chiaro che loro dicono no, intelligenza artificiale ragazzi spinge, forte, grandiosa, così rendono di più, mentre invece bisognerebbe fare, diciamo, all'altro versante. Quindi forse a un sacco di programmatori questa domanda per capire qual è... Sarei proprio curioso di sentire cosa direbbe. Qual è davvero il loro punto di vista. Ricapitolando, quindi hai detto che secondo te il programmatore non rischia di essere sostituito al 100%, innanzitutto perché c'è questo discorso che la nostra applicazione è fatta di tante componenti che devono essere organizzate tra di loro e quindi le AI, magari io ho, non so, le AI sul mio codice o le AI su AWS, però mettere tutto quanto insieme è complesso. C'è poi la situazione dell'intelligenza artificiale che dovrebbe scrivere il codice, poi mancando i programmatori, in caso di errore, se lo dovrebbe vedere da solo, quindi insomma è lei che dovrebbe sistemare e quindi dovrebbe scrivere il codice, usare l'app, trovare gli errori, sistemarli, tipo, non so, quasi Terminator, nel senso, cioè fa tutto quanto lei. Sì, avrebbe quasi la capacità di autoripararsi, sì, trovare da sola il problema a reagire, e dall'altra parte avremmo dei programmatori che non ci sono più e non hanno più le competenze, le persone per intervenire. Certo. Oddio, forse in quel caso è un pochino rischioso. Che c'è anche l'aspetto della creatività, perché comunque ad oggi l'intelligenza artificiale è addestrata con ciò che trova online, quindi con ciò che esiste. Però il fatto di dire, cavolo, questa applicazione me la sono inventata io guardandomi attorno, andando a scovare un'opportunità, diciamo la creatività è ancora qualcosa di molto umano.
È vero che magari l'AI, non so, ti scrive il testo e quant'altro, però ciò che fa è scimmiottare dei testi che ha già letto, già visto online. Sì, o comunque se penso a tante delle rivoluzioni, invenzioni incredibili che sono state fatte, a volte queste arrivavano, come dire, uscendo parecchio dai binari di quello che si era sempre fatto. E quindi ad oggi sì, l'intelligenza artificiale, come dire, penso che puoi anche provare a istruirla dicendo sì, fai qualcosa di iper innovativo e diverso, però comunque come esempio avrà quello che si è sempre fatto, allo stato dell'arte. Come fa l'intelligenza artificiale domani a inventare la ruota? È vero, e poi soprattutto ChatGPT non ha inventato ChatGPT. Vabbè, insomma, argomenti un po'... Avrebbe potuto farlo, e questa era... Sarebbe stato curioso, però chiaramente tipo è nato prima l'uovo o la gallina, no? È il problema, però stiamo entrando nel metafisico. Voglio invece tornare a un discorso più, diciamo, terreno, collegandomi a un altro commento che ho letto recentemente sotto uno dei miei video. Okay. Questa persona, che se non sbaglio lavorava in un'edicola, mi diceva, cavolo, però comunque... Cioè noi stiamo costruendo qualcosa, ci stiamo un po' tirando la zappa sui piedi, no? Perché è inevitabile che l'AI sostituirà dei lavori. Questo qua ormai lo sappiamo, non lo dico io, ma fonti molto più autorevoli di me, dalla BBC, insomma sono stati fatti studi e quant'altro, magari vi lascio qualcosa in descrizione, però sappiamo che l'AI rimpiazzerà dei lavori. E io ho detto, ok, provo di nuovo a fare l'avvocato del diavolo, provo a mettermi dall'altro lato e ho detto, è vero. Però è anche vero che, dimmi che cosa ne pensi, l'intelligenza artificiale secondo me sblocca tantissime possibilità. Perché se io magari sono, non lo so, un ristoratore, mi sono inventato un'applicazione perché conosco molto bene il mio business, ma non sono un programmatore, dico cavolo, ho quest'idea, 10 anni fa io non sapevo scrivere codice, quindi che cosa faccio? Invece oggi ho l'idea, posso chiedere all'intelligenza artificiale di crearmi il prototipo, che dicevamo prima, e quindi forse questa intelligenza artificiale apre tantissimo le porte anche all'innovazione tecnologica in settori non tecnologici, perché ti semplifica l'aspetto della programmazione, l'aspetto più tecnico. Sì, mi fa molto riflettere questa considerazione, perché sicuramente l'intelligenza artificiale diventa alla portata, permette di far diventare la creazione di applicazioni qualcosa alla portata di tutti. Quindi da una parte sono purtroppo d'accordo che alcune professioni sparirà, ma metto un asterisco qua e ti dirò dopo una cosa al riguardo sulla parola professioni. Inevitabilmente causerà una sostituzione, un qualche cosa che farà sì che non sarà più la stessa cosa, lo stesso mondo che conoscevamo prima. Già oggi non è più lo stesso mondo che conosciamo prima. Però, come ogni rivoluzione, le persone, diciamo, hanno la possibilità di scegliere se lasciarsi travolgere dalla rivoluzione oppure se cavalcarla per provare a reinventarsi. Ora, io magari la sto facendo molto semplice. Non è semplice, secondo me. Non è sempre possibile reinventarsi a tutte le età. Esatto. Però, diciamo che quello che tu descrivevi prima è un po' l'opportunità che le persone hanno. Cioè, e qua arrivo all'asterisco di prima, siamo veramente sicuri che siano le professioni a essere sostituite o sono più che altro dei task, delle azioni, dei compiti? Ad esempio, la professione, io la identifico per quelli che sono i task che so che sono necessari per condurre quella professione. Ma chi l'ha detto che tra 50 anni fare il ristoratore o fare l'edicolante, certo, non consista in un set di task e attività che saranno solo diversi da quelli che conosciamo oggi. E quindi la cosa difficile, costosa, che richiede un cambiamento, i cambiamenti sono sempre costosi, certo, è quello di provare a usare l'intelligenza artificiale laddove minacci, se vuoi, il proprio lavoro, certo, la propria professione, a fare in modo di reinventarsi. Penso anche, non so, a Blockbuster, quando non ha saputo... è morto completamente. Esatto, ma lì diciamo invece altre. C'è Netflix, che è un colosso oggi, è nata da quella situazione. Esatto, oppure però ci sono ad esempio, non so, produttrici di enciclopedie che una volta si sono ritrovate con l'avvento del mondo digitale, altra rivoluzione, a dover scegliere se che cosa, smettere di fare enciclopedie
perché il mondo fisico era, diciamo, sparito, sì, limitato, no, da questa minacciata da lato digitale, oppure, come hanno fatto alcune aziende, a reinventarsi e cominciare a produrre digitalmente. Tipo la Treccani, prima era proprio enciclopedia fisica che costava peraltro un sacco. Adesso abbiamo il sito web della Treccani con anche il sito proprio di, diciamo, formazione, no? Dove puoi guardare dei corsi associato alla Treccani. Esatto. Si è reinventata e comunque penso che le enciclopedie siano la cosa più... Penso che nessuno ormai compri più enciclopedie. Sono riusciti a reinventarsi. Bella riflessione. Da un lato Blockbuster che non ha voluto reinventarsi, dall'altro invece la Treccani che lo ha fatto senza cambiare completamente la sua natura, però insomma continuando a sopravvivere. E mi viene anche in mente giustamente che, come un po' di tutte quante le cose, era inevitabile che anche la programmazione andasse verso un processo di semplificazione. Cioè, se tu pensi, inizialmente c'erano le schede cartonate che noi non abbiamo mai visto, c'è proprio quasi l'artigianalità, no? Devo fare la scheda cartonata per collegarmi proprio a come è fatta la macchina. Sì. Poi piano piano linguaggi sempre più astratti e adesso linguaggio naturale. Ti dico, ehi, fammi questa applicazione e poi fai tutto quanto tu, macchina, intelligenza artificiale. Sì, e da questo punto di vista, se ci pensi, l'avvento dell'intelligenza artificiale non è nemmeno così nuovo rispetto a quello che è già successo, quindi è un ulteriore livello di astrazione che sta quasi chiudendo il cerchio e permettendo di generare codice dal linguaggio naturale. Certo, quindi una nuova in modo più semplice possibile. Allora Giovanni, è stato davvero un piacere fare questa chiacchierata con te, spero che anche insomma gli amici a casa abbiano apprezzato. Ovviamente se avete domande, curiosità, qualunque cosa, scrivete tutto quanto qui sotto nei commenti, rispondiamo sia io che Giovanni. Se volete mettervi in contatto con Giovanni vi lascio i link ai suoi social qui sotto in descrizione. E ovviamente se volete altri video di questo tipo, magari con altre tematiche, qualcosa che vi interessa, scrivetemi tutto quanto qui sotto nei commenti. Con questo abbiamo davvero detto tutto, noi vi salutiamo e ci vediamo a un prossimo video.